Ciao a tutti, bentornati su Expat Experience. Oggi ho chiacchierato con un grande chef, Augusto Gemelli. In questa intervista parliamo di due grandi passioni, che sono la passione per la cucina e per la gastronomia e la passione per il tango argentino. E queste due attività hanno sostenuto la vita all'estero di Augusto per più di 30 anni. Questa intervista è stata una bellissima opportunità perché la storia di espatrio di Augusto tocca moltissimi paesi diversi, dall'India al Porto Rico ai paesi europei come l'Inghilterra, la Spagna e il Portogallo. Alla fine dell'intervista, grazie di iscrivervi al canale YouTube di Expat Experience e anche, se vi va, di seguire il canale YouTube di Augusto che è AG Tango Chef. A presto, ciao! Buongiorno a tutti, bentornati su Expat Experience. Oggi sono molto contenta perché ho l'opportunità di intervistare un amico, Augusto Gemelli, ed è anche la prima volta che ho l'opportunità di intervistare per Expat Experience uno chef. Quindi benvenuto Augusto. Sì, Francesca, grazie per l'invito. Dunque, Augusto ha studiato a Milano in una scuola alberghiera e poi si è da subito interessato alla cucina di alto livello. Augusto è entrato a far parte delle brigate di grandi chef come ad esempio Gualtiero Marchesi, Claudio Sadler e Umberto Vezzoli. E poi a soli 22 anni hai aperto il tuo primo ristorante a Milano che si chiamava L'Incontro, giusto? Giusto, giusto, giustissimo. E poi cos'è successo? Come hai cominciato a viaggiare? Ma diciamo che innanzitutto io ho cominciato a viaggiare quando avevo circa i miei 9-10 anni, perché questa voglia di andare via era così forte, probabilmente anche in qualche modo aumentata dal posto dove vivevo, che era un quartiere di Milano che ancora oggi non è proprio uno dei più residenziali di eccellenza di Milano, si chiama Quarto Giaro, molti lo conoscono a Milano. A quei tempi stavano, diciamo così, nel suo splendore massimo a livello di delinquenza, droga, eccetera, eccetera. Per cui ovviamente un ragazzo che vive in quell'ambiente o si fa tirare dentro o vuole andare via. Il mio modo di andare via, perché a 9-10 anni non è che puoi prendere l'aereo e andare da qualche parte, era quello di andare all'agenzia di viaggio e chiedere i volantini, le brochure dei viaggi e sfogliarli a casa, viaggiando idealmente con la mente. E quasi tutte le destinazioni erano del tipo spiagge bianche, mare azzurro, con una predilezione per i Caraibi, che sono sempre stati un po' il mio sogno trainante del fatto di viaggiare. L'idea era arrivare un giorno ai Caraibi, vedere se erano belli come si vedevano dalle foto e magari restarci se si poteva essere. Cosa che poi parzialmente ho fatto, perché sono riuscito ad arrivare a Porto Rico, ci ho vissuto 1 anno e mezzo, ero molto inclinato per restare, però poi la vita è fatta anche di altre cose e non era il momento giusto forse per fermarsi. E poi sono ripartito per andare in India e poi quando sono andato in Portogallo le mete cambiano, l'età cambia. E quindi questa scuola alberghiera che tu hai fatto, in origine forse mi raccontavi che è stata quasi un trampolino perché ti piaceva studiare le lingue straniere e forse era quasi più forte questo che la tua passione per la cucina in quel momento? Sì, esatto, io ho sempre in questa idea di andare via, a parte il viaggiare con le foto dei Caraibi, ho cominciato a pensare come potevo fare. E la prima cosa che mi è venuta in mente da ragazzino era che io devo imparare le lingue straniere perché così in questo modo riesco a comunicare anche in altri paesi.
dentro la semplicità. E scesi e arrivai al punto di scegliere la scuola alberghiera esattamente per questo motivo, perché mi permetteva di imparare 2 lingue straniere come l'inglese e il francese, che in Italia ai tempi non era così tanto frequente trovare lingue straniere diciamo così, nella scuola italiana, e allo stesso tempo di imparare un mestiere, che non è che molti vanno alla scuola alberghiera perché già cominciano a casa a cucinare con la mamma, con la nonna, hanno questa passione, eccetera, eccetera. E nel mio caso non è stato molto così. Io avevo una nonna che cucinava bene, una che cucinava molto male, onestamente, e mia mamma ha avuto 2 fasi. La prima che cucinava malissimo, al punto di non saper fare un riso in bianco con il sale giusto per me, e poi invece, spinta dalla competizione che ho portato a casa io quando ho cominciato a cucinare quello che facevo a scuola, anche lei si è messa a imparare a cucinare e poi cucinava molto bene. Bello questa passione che hai trasmesso tu, un po' al contrario, no, di quello che avviene di solito. Sì, ma è una passione per la cucina che anche per me è cresciuta un po' al contrario, non l'ho incontrata subito e fino, diciamo, ai miei 17 anni, 18 anni, quindi già alla fine della scuola, proprio sulla fine della scuola alberghiera, che decisi di smettere dopo 3 anni invece di fare gli altri 2 che mi avrebbero permesso di avere poi eventualmente accesso all'università. Io volevo subito lavorare, volevo subito capire se quello era il mio lavoro o non era il mio lavoro, se era la mia professione o no, perché avevo già capito che era un po' faticoso. Dato che è molto faticoso, ti consuma molto, e se non lo fai, se non hai la passione che ti aiuta a portarlo avanti, non lo fai per tanto tempo. Per Certo. questo devo decidere subito, eventualmente faccio un'altra scuola, cambio idea così. E Certo. quindi fino lì per me il cuoco era uno che faceva da mangiare, praticamente, puramente perché le persone mangiano, ci sono i ristoranti, ci sono le mense, per me era tutto uguale, un po' così. Poi invece a un certo punto ho lavorato in un posto a Milano dove venivano invitati dei cuochi, dei chef, che in pratica facevano delle cene speciali, facevano delle serate specifiche, e, e ho cominciato a vedere questi piatti meravigliosi, decoratissimi, quelli che oggi chiameremo piatti Instagram probabilmente. E invece senti la contaminazione con altre cucine, come, cioè in concreto come ti è stato possibile viaggiare così tanto? Perché prima, adesso tu ti trovi in Portogallo, ma prima, come accennavi già tu, hai viaggiato a Porto Rico, in India, anche al di fuori dell'Europa. Quindi com'è stato possibile questo dal punto di vista professionale? Ma diciamo che il mio grande vantaggio è stato per lavorare per un bel periodo di tutti questi anni in cui viaggiavo sempre con la stessa azienda, che era una holding di ristoranti italiani con la sede a Milano, e un ristorante a Milano che ancora esiste, che è la Trattoria da Bice in centro a Milano, e Bice era questo impero che praticamente aveva cominciato negli Stati Uniti e poi aveva aperto un po' in tutto il mondo. Io penso che attraverso loro sono andato prima in Francia, poi sono andato a Londra, poi sono sceso fino a Buenos Aires, e da lì sono risalito, ho fatto Porto Rico, gli Stati Uniti, e poi lì abbiamo divorziato e io dall'India sono andato a lavorare per altra gente, diciamo così. E senti, e poi alla fine, cioè alla fine, a un certo punto, tu sei approdato a Lisbona e qui hai aperto un ristorante dove tu hai potuto sviluppare un nuovo concetto gastronomico, che è quello della cucina d'autore. Quindi questo ristorante è stato eletto anche migliore ristorante di cucina alternativa del Portogallo nel 2003 e poi hai ottenuto moltissimi altri riconoscimenti, sei stato invitato a molti eventi internazionali, eccetera. Com'è stata questa esperienza di questo progetto che tu hai portato avanti a Lisbona? Diciamo che innanzitutto, appena sono andato in Portogallo, ero venuto per un contratto di lavoro con una persona che voleva aprire un ristorante, che voleva in qualche modo anche collocarsi nel top della ristorazione italiana a quei tempi a Lisbona. Era praticamente uno stile di ristorante che era quello che ero abituato a fare prima negli altri paesi dove ero stato, perché conoscevo già un po' il progetto, l'idea di quello che bisognava fare. Poi a un certo punto, finita questa esperienza, diciamo, ho lasciato il ristorante nelle mani del mio secondo chef, come sempre di solito si fa in questi casi,
ero indeciso, non sapevo se restare a Lisbona o se andare a Madrid, perché a Madrid io avevo già del lavoro a volte, spesso e volentieri, con consulenze, con cene, eccetera, eccetera. Cominciavo a conoscere meglio Madrid. E Madrid a quei tempi era molto più interessante dal punto di vista gastronomico, della ristorazione. Gli spagnoli erano molto più avanti dei portoghesi. Lo sono ancora un po', anche se in Portogallo è cresciuto molto a livello di ristorazione di qualità. Ho preferito scegliere forse la cosa più rischiosa e essere tra i primi. A quei tempi c'era pochissimi chef di cucina, praticamente quasi nessuno portoghese, tutti stranieri, e era più facile emergere che in un mercato come Madrid, dove c'erano già molti bravi chef a fare i loro ristoranti, eccetera, eccetera. Per cui là però sarebbe stato più facile fare un business di ristorazione a Madrid, perché a Lisbona c'era molta meno ricettività, stiamo parlando di due città, Madrid ha il triplo degli abitanti di Lisbona, per cui è una questione matematica praticamente. Però il Portogallo, il fatto di stare vicino all'Atlantico, di avere questo paese molto verde, era molto più attraente vivere a Lisbona davanti al mare che a Madrid, in mezzo alla Spagna intera, insomma. Certo, certo. E in realtà oggi poi, come si chiamava il ristorante? Non me l'hai detto. Il Il ristorante. ristorante in verità ha avuto tre nomi, non è, Mm. è sempre stato lo stesso, ma ha cambiato, perché io quando iniziai lo chiamai a Galleria, perché era un ristorante, cioè la Galleria, che era un ristorante praticamente che era ritagliato in una precedente galleria d'arte. Io avevo ancora i quadri del pittore della galleria d'arte esposti nel ristorante quando aprì. E feci praticamente una specie di monogramma da mettere sulle tovaglie, ho scritto AG. Tutti interpretarono che quello era il mio nome, era Augusto Gemelli, per cui le persone cominciavano a chiamarmi, andiamo da Gemelli, andiamo al Gemelli, tutto così. E a Galleria non entrava nella testa di nessuno. E allora a un certo punto abbiamo cambiato il nome con i miei collaboratori, ho detto, adesso lo chiamiamo Galleria Gemelli, che è una galleria, Gemelli lo sanno tutti, così, e niente, non è successo ancora nulla. E poi la terza volta, quando abbiamo deciso di fare proprio una marca registrata, eccetera, eccetera, è venuto fuori che Galleria Gemelli era troppo lungo, bisognava fare meno, per cui è venuto fuori Gemelli. Cosa che io ho sempre evitato e odiato, non mi è mai piaciuto, anche quando vedi in giro altri il ristorante dello chef tal. Non mi è mai piaciuto mettere il nome dello chef del ristorante. Il ristorante deve avere una sua identità, deve avere un suo nome a seconda di quello che si vuole presentare. Però effettivamente Gemelli è rimasta una marca forte, ancora oggi per il mio lavoro praticamente tutti gemelli, cioè. E questo è stato frutto di un lavoro duro di molti anni, in cui il ristorante è passato per varie fasi, perché è cresciuto secondo come cresceva il paese dal punto di vista della cultura gastronomica. Per cui all'inizio, diciamo, il mio menù era di un ristorante classico di 20 anni fa a Milano, e avevamo 28 posti a sedere. Dopo qualche anno mi sono usciti con piccole variazioni a farne 32. Ma e niente, in questo posto molto piccolo, abbastanza centrale a Lisbona, non proprio nel centro, vicino al Parlamento, è nato un posto di culto veramente, perché a parte il successo dei premi che tu nominavi prima, la cosa molto interessante è che, a differenza di altri ristoranti anche di successo a Lisbona in quei tempi, da noi ci volevano 2 mesi per marcare un tavolo, neanche fossimo stellati, perché non lo siamo mai stati in verità. Ma l'identità italiana, era molto forte nella tua proposta gastronomica? Sempre, perché io ho sempre cucinato allo stesso modo da quando ho cominciato. Io sono un fan ingiustificato e impazzito della cucina italiana, ma non la difendo come altri fanno per la sua tradizione, per le sue cose classiche, eccetera, eccetera. Adoro il classico, ma non è esattamente il mio modo di cucinare. Io ci devo mettere del mio. E il mio l'ho imparato in giro per il mondo, viaggiando per altri paesi, conoscendo altri usi, costumi, altre spezie, altri condimenti. Per cui la mia cucina, quella che è diventata una delle prime cucine a Lisbona a essere chiamata cucina d'autore, esattamente viene da lì.
Viene da Questo questo fatto di prendere la cucina italiana e dargli un'immagine. eh, A me non è piaciuto mai il termine fusion, ma è una cucina più globale, diciamo così. Questo è molto interessante. Oggi tu fai essenzialmente consulenze e catering personalizzati, giusto? Quindi Certo. come è cambiata la tua vita da expat nel momento in cui hai iniziato questo diverso tipo di attività professionale? Diciamo che come expat la mia vita, come posso dirtelo, la mia vita in sé è cambiata comunque nel momento in cui tu non hai un posto fisso dove devi dedicare almeno 12 ore al giorno. eh, Vivi anche poco come expat perché non c'è molto tempo per conoscere, integrarti, socializzare con il posto dove stai, cose che io ho sempre fatto nei paesi dove sono andato prima e non mi sono mai chiuso dentro una specie di gabbia dorata, protetto da quello che c'è intorno perché è sconosciuto, come molti, io ho visto anche i miei colleghi, cuochi che vanno in giro, che vanno a cucinare a Dubai, in Arabia, poi si chiudono in questi compound, non vogliono avere contatto con il resto. Io sono sempre riuscito in qualche modo a conoscere il posto dove ero, a creare dei legami più o meno forti nel posto dove ero, con cui io in qualsiasi uno di questi posti ho ancora dei contatti. E, e in pratica questa è una cosa in cui a un certo punto, viaggiando in diversi posti, in diversi paesi come ho fatto io, finisce per essere un po' un'abitudine, quella di adattarsi al posto. E questo è molto molto importante. A Lisbona io quando ho cominciato col ristorante ero già molto ben inserito, conoscevo già molto bene, è diverso che arrivare a cadere un po' dal nulla per cominciare un progetto, capisci? Certo. E poi andando avanti col ristorante ho avuto anche la possibilità di conoscere ceti sociali diversi in Portogallo, persone completamente diverse una dall'altra, conoscere molto meglio i portoghesi da dentro. Io credo che prima di tutto io sono un grande conoscitore dei portoghesi, veramente me ne sono fatto quasi per gioco, un hobby mio quello di analizzare il comportamento delle persone, non per paragonarlo a quello dell'italiano, che ognuno è fatto alla sua maniera, è fatto al suo modo nel suo paese e fa quello che deve fare, però quello che mi ha sempre incuriosito dei portoghesi è che sono dei latini un po' strani, perché se tu prendi come latini noi, i francesi del sud della Francia, Gli gli spagnoli. spagnoli un po' tutti, a parte il fatto di avere una lingua che ha una radice in comune, eh, siamo molto simili in varie cose. Il portoghese di colpo ha dei picchi in direzioni che per noi sono un po' strane, perché per esempio anche questo fatto di questo famoso concetto della tristezza in Portogallo, della saudade, come chiamano loro e anche i brasiliani, cioè perché io mi devo far sentire triste, perché mi deve far sentire bene farmi sentire triste, non riesco a capire questa cosa, capisci? L'ho capita col tempo, l'ho capita perché l'ho interpretata, nel senso che quando ho avuto io delle mie tristezze nella mia vita, essendo molto al contatto col popolo portoghese, finisce un poco per assorbirne anche un po' le reazioni, capisci? E quindi non ti è dispiaciuto il fatto di perdere un po' il contatto con il pubblico, lasciando il ristorante e modificando la tua vita attraverso appunto le consulenze di cui ci parlavi? No, non è stato una cosa, anche una cosa un po' necessaria, perché il fatto a un certo punto di aver deciso di chiudere il ristorante, di chiudere quel capitolo e di ricominciare in un altro modo, dal punto di vista professionale doveva comunque garantirmi quello che avevo bisogno per vivere. E in verità tutto quello che facevo, che ho cominciato a fare dopo aver chiuso il ristorante e che in questo momento faccio in una maniera più amplificata, lo facevo anche prima col ristorante, solo che avendo poco tempo lo facevo meno. La chiusura del ristorante, la chiusura di un capitolo, di una parte della mia vita e anche di molte altre cose più personali erano state fortemente influenzate da una cosa che è successa, direi un paio d'anni prima, un anno e mezzo prima di chiudere il ristorante, che è stato incontrare sorprendentemente una passione che non mi sarei mai aspettato, che era quella per il tango argentino. E com'è successa questa cosa?
E questa cosa succede come succedono un po' queste cose molto casualmente, fino a che un giorno sono confrontato con la possibilità di andare a una lezione di tango argentino, invitato per un'amica, e inizialmente rifiutai cordialmente l'invito perché fino a quei tempi, fino ai miei 40 anni e qualcosa, io non sono mai stato né un ballerino né qualcuno che voleva ballare, in pratica. Mi rifiutavo Cosa ti costantemente perdevi? ma proprio completamente perché mi sentivo era di quelli un po' magari un po' un blocco psicologico mio, nel senso che mi sentivo comunque inadatto a questo tipo di cose. Ma che cosa ha E portato, scusami, il tango nella tua vita, di espatrio? Perché secondo me il tango ha un ruolo nella vita di chi vive all'estero, nella vita di chi si sposta. Come lo hai vissuto? intanto da un certo punto di vista ha aumentato anche i contatti, anche nella stessa Lisbona, perché cominciando a ballare, cominciando ad andare in milonga e cominciando a conoscere persone che vanno a ballare, che possono essere locali, ma ci sono anche molti. Lisbona è sempre stata una città con molti stranieri, expat, a vivere in città. A un certo punto o si avvicina al tango o già ballava, viene a ballare, per cui aumenti un po' il raggio d'azione dei contatti proprio tra espat, in questo senso, senza ombra di dubbio. A quello che mi ha portato il tango, entrando nella mia vita, tantissime cose, ma soprattutto alcune molto molto profonde. Una è addirittura il modo di sentirmi fisicamente. Dopo che cominci a ballare con una certa frequenza, il corpo comincia a diventare allenato, e io addirittura avevo un problema grande alla schiena prima di cominciare a ballare, che non si è più manifestato da quando ho cominciato a ballare tango, Grande? per cui c'è una questione anche proprio curativa. A livello psicologico non ne parliamo perché aumenta l'autostima completamente, poi ognuno lo vive a suo modo, alla sua forma. Io penso di averlo sempre vissuto bene, anche perché sennò probabilmente a quest'ora, dopo più di 15 anni che ballo, me ne sarei già stancato, perché insomma, alla fine uno dice, beh, cambio, faccio qualcosa d'altro, ballo salsa. Invece non ballo nient'altro che tango perché non mi interessa cercare nient'altro in un altro ballo, tutto quello che voglio nel tango, per cui No, ma è poi è questo. davvero un linguaggio, secondo me, e per chi vive fuori dall'Italia ancora di più, no? Perché ti rendi conto che è un linguaggio universale, tu puoi incontrare persone in paesi diversi, persone che non parlano la tua lingua, quindi magari paradossalmente con cui hai meno possibilità, no? Di comunicare, di socializzare, e invece il tango bypassa tutte queste Non parli ma costrizioni. balli. Esattamente, quindi fantastico. Io e Augusto ci siamo conosciuti ballando il tango, quindi adesso chiudiamo questa parentesi, ma in realtà Insomma, no. noi abbiamo anche parlato. Sì, 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 noi e anche in realtà non chiudiamo questa parentesi perché io volevo che tu ci raccontassi anche di un nuovo progetto che tu hai, che in qualche modo mette insieme la tua professione, quindi la gastronomia e il tango. Che cosa ci puoi dire di questo agitango chef che Ma vediamo sulla tua esatto, qui. maglietta? Esatto, allora qui in pratica stiamo parlando anche di una piccola svolta nella mia vita. Io, come ho detto, ballo tango da più di 15 anni, quindi il tango è parallelo alla cucina nella mia vita e nelle mie passioni, perché sono comunque ancora due grandi passioni, sono ancora le due grandi passioni che ho. E per questo motivo, un po' per protezione, ho sempre mantenuto questi due mondi separati anche a livello di social media e di cose di questo genere. E addirittura i miei due profili Facebook, uno dedicato alla cucina e uno dedicato al tango, non erano amici tra di loro per non vedersi, no? E per non interferirsi uno con l'altro, così. Mentre invece in questo momento ho cominciato questo nuovo progetto professionale che mi porterà a lavorare di più sui social media e a fare contenuti generalmente in internet, e vediamo come va. È un'esperienza nuova, è una cosa per me completamente nuova. Sto imparando a usare TikTok, che non ho mai usato in vita mia, eccetera eccetera, ma
È interessante, basta tenerlo controllato a distanza, nel senso che non invade molto la nostra vita, che già siamo tutti lì col telefonino in mano, e, e vediamo se è una cosa che può risultare in qualcosa di interessante. C'è anche in vista, ma un po' più in là nel tempo, la possibilità forse di entrare a far parte di un programma di cucina itinerante in uno dei canali tematici portoghesi. Vediamo un po' cosa verrà fuori e cosa non verrà fuori. La Gitango Chefs nasce un po' da lì, è una figura, è una marca che avevo creato quando facevo da mangiare negli eventi di tango in giro per l'Europa, cosa che continuo a fare in alcuni, ma molto meno, e in questo momento diventerà un po' il centro di tutto questo nuovo progetto online, Agitango Chef, eccetera, eccetera. E con tante idee, tanta voglia. Bello, bellissimo. Quindi poi questo canale YouTube poi lo scriviamo nella didascalia, è proprio Agitango Chef, è il nome del canale. In the air. Senti, Augusto, ti faccio ancora un'ultima domanda, che è un po' la Sì. domanda da $1.000.000. Oh, mamma mia. No, essere un expat ha dei punti di forza e ha anche delle difficoltà. Quindi, se tu adesso guardassi indietro alla tua esperienza, ci puoi dire quali sono state per te le difficoltà maggiori? Questa è la prima parte della domanda. E poi eventualmente se ti senti di dare anche un consiglio a un giovane cuoco italiano che sta pensando di partire per fare esperienze più complesse dopo i suoi studi in Italia. Quindi queste due cose, no? Quali sono stati gli ostacoli che tu hai dovuto affrontare e poi se ti senti di dare così un suggerimento per chi si trova nel momento di dover partire, Di voler partire. di voler partire. Io comincio dalla seconda cosa che mi Ok. hai detto, che è più facile da rispondere, perché il segreto è voler partire, essere molto ben determinati e voler partire. Il resto, onestamente, dire che è meglio andare in Francia, è meglio andare in Spagna, è meglio andare in Portogallo, in Inghilterra, è molto relativo. È una questione tutto del giovane cuoco in che tipo di ristorazione si vuole inserire, perché c'è gente che magari va via e si accontenta di stare in un ristorante più semplice, invece vuole partire, ma vuole andare in un ristorante con ambizioni o con altri tipi di traguardi, perché ognuno sceglie un po' la sua destinazione. La questione per un giovane cuoco ovviamente di fare un'esperienza in Francia è sicuramente molto importante, ma oggigiorno direi che è molto importante, per esempio, andare in Giappone per un giovane cuoco, negli Stati Uniti, un certo tipo di ristorazione. E, molta volontà, molta voglia di farlo, e magari anche andare via con l'idea di dire ci provo un anno e poi vedo, perché è quello che ho sempre fatto io. Io sono sempre partito con l'idea, vado un anno, vedo com'è, come funziona, come tirare nella mia testa, che è stato tagliato poi alla fine dal Portogallo, dove mi sono fermato, ma che voleva arrivare in Australia, per cui mi sarebbe successo ancora di fare ancora un passo. E andare avanti un po' veramente giorno a giorno, anche perché quando sei expat, quando vai in giro, viaggi tanto, per molte regioni non riesci a mettere mai bene radici in un posto. E quando salti da una parte all'altra, un giovane cuoco dovrebbe saltare da una parte all'altra, dovrebbe fare un anno qui, un anno là, e cominciare a vedersi di più in giro. Relativamente alle mie difficoltà, quando sono stato in giro ce ne sono state tante. In alcuni posti, per esempio, la difficoltà è stata anche quella di organizzare la mia testa per capire dove cavolo stavo vivendo. Perché quando arrivi a Teria Delhi, per esempio, in India, in un'India di 30 anni fa, ancora molto indietro con molte cose, con tutto quello che c'è intorno che è completamente diverso da quello che sei abituato a vedere, c'è l'ambientazione che è una cosa che può creare grandi difficoltà. In altri posti, per esempio a Porto Rico, nessuna difficoltà a inserirmi socialmente nel posto. Una difficoltà che c'è sempre normalmente è la relazione con l'Italia attraverso, diciamo così, i canali che hanno a che vedere più con questioni, diciamo, di documenti, certificati, cose che puoi aver bisogno quando sei via. E ancora Burocrazia. oggi, anche se è molto migliorata la cosa, ai tempi poi senza tutto questo
tutta questa internet che abbiamo oggigiorno, era molto complicato risolvere questi problemi burocratici legati a queste cose, perché purtroppo italiani, anche se sono tantissimi, sono più di quelli che ci sono in Italia, sono in giro per il mondo, non sono ben assistiti dalla patria e non dico adesso perché c'è qualcuno al governo, o ieri perché c'era qualcun altro, in generale Certo. non si investe secondo me, una ricchezza molto grande quello che gli italiani sono là fuori. Ok, loro pagheranno le tasse là e non le pagano a casa, per cui allora, perché interessano, ma interessano. Beh, in realtà il numero delle migrazioni, diciamo, dei giovani italiani che attualmente si spostano è anche aumentato in maniera esponenziale rispetto a 30 anni fa. Quindi assolutamente sarebbe veramente molto importante tenere in conto di queste persone che vivono all'estero. Poi ovviamente tu, in quanto chef, in quanto italiano, non so, mi immagino che magari sia stato anche più facile inserirsi comunque in un tessuto sociale, però non per tutti è così semplice, no? Adattarsi e integrarsi in una nuova comunità. Quindi sicuramente questo è molto, molto rilevante. Ecco, una cosa che per esempio come espat a me non è mai successa, io so di altri a cui è successo, per esempio, è di arrivare in paesi dove come straniero o come italiano sei mal ricevuto, non ti vedono bene, non ti vedono così. Io in tutti i posti dove sono stato, non solo per il fatto di essere italiano, a volte il fatto di dire, ah, sono italiano, ti metti in una posizione che tu sei, ah, è arrivato quello simpatico. Ma come straniero in generale, io né in India né a Porto Rico né negli Stati Uniti non ho mai sentito questa cosa, però effettivamente è una cosa che molti expat vivono, a volte vanno in paesi dove per una ragione o per l'altra non gli piace vedere quello con i capelli scuri. Mm-mm. Sì, e c'è qualcosa che ti manca dell'Italia? Adesso sono forse più di 30 anni che tu vivi all'estero. Cosa mi manca dell'Italia? Mm. Mi manca l'Italia, nel senso che io ho un problema, personalmente ho un problema con gli italiani più che con l'Italia e per come gestiscono il paese, perché questo è stato un po' il motivo anche di andare via. Gente che aveva cominciato appena da poco, come era il mio caso, a fare un business proprio e poi vedere che c'erano un sacco di uscite illegali dei tuoi guadagni e alla fine non ti rimaneva niente in mano, però facevi parte di quel Milano da bere, no? Certo. Quello è una cosa che marca molto le persone in questo senso. Secondo me il fatto che adesso sono aumentate le persone che migrano non è che perché le cose sono peggiorate, perché c'è più possibilità, più coscienza e più facilità e tutta questa cosa della rete ha finito per portare tutto il mondo più vicino alle persone, per cui è anche spaventa meno. La Sì. mia generazione, io avevo molti amici che volevano fare lo stesso che ho fatto io, mi invidiavano, qualcuno ha smesso di parlarmi perché l'ha visto come un tradimento, il fatto di andare via, cose di questo genere, però io mi ricordo le chiacchierate davanti a una birra a Milano, ah, dobbiamo andare via, devo partire, voglio fare le valigie, eccetera, eccetera. E molti non lo facevano a quei tempi perché era un salto nel buio, Sì. soprattutto quando poi devi andare molto lontano. E poi ci vuole anche molta forza, cioè a livello proprio psicologico, no? Le persone che partono hanno bisogno di trovare delle risorse che in qualche modo permettono loro di proprio di avere il coraggio di cambiare, di affrontare un cambiamento. Quindi questo credo che sia un po' una cosa che accomuna tutti noi. È vero. Senti Augusto, è stato molto carino averti qui a Expat Experience, quindi ti ringrazio tantissimo, grazie per la tua storia che è veramente molto interessante e spero che avremo altre occasioni in futuro per ancora chiacchierare insieme. D'accordo, grazie mille ancora Francesca per il tuo invito e un saluto a tutti gli altri esperti che vedranno questa intervista. Spero che qualcuno gli faccia piacere sentire le cose che ci siamo detti e a presto quando vorrai. Grazie, a presto. Ciao ciao. Ciao.